Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi l'argomento è molto interessante. L'argomento è relativo al fatto di come iniziare a fare attività fisica, come iniziare a fare in realtà proprio un allenamento vero e proprio. E quindi poi una serie di allenamenti, perché il problema spesso che incontrano le persone è quello che si inizia, ma poi non si prosegue, non si prosegue nell'allenamento, c'è poca costanza e questo è un problema. Quindi io mi sono appuntato alcuni, infatti noterete che guarderò un pochino di lato ogni tanto, perché mi sono appuntato alcuni elementi fondamentali che non voglio assolutamente dimenticare, ma allo stesso tempo non voglio essere troppo lungo nella descrizione durante questa live. Allora, il primo elemento che è fondamentale considerare è il fatto che comunque abbiamo deciso, okay, ci siamo messi d'impegno e abbiamo deciso di cambiare stile di vita. Cambiare stile di vita vuol dire, come avevo descritto nella live precedente, anche migliorare quelle che sono le abitudini nostre durante la giornata, quindi magari fare qualche gradino in più, qualche scala in più, muoversi un pochino di più, stare meno seduti, quindi tutto quello che era stato detto precedentemente. Ora vediamo di fare uno step successivo, uno step più importante, non che quello prima non fosse importante, ma in questo caso diciamo è quello che proprio ci può cambiare letteralmente la qualità della vita, cioè scegliere di allenarci. L'allenamento è un qualcosa che comunque costa impegno, costa fatica e a volte costa. Quindi diciamo ci sono dei fattori questi fattori che ci potrebbero anche bloccare, ci potrebbero fermare. In realtà i vantaggi pro sono veramente innumerevoli e anche scientificamente provati, quindi non ci sono dubbi che sia una scelta giusta. Ma vediamo di far sì che questa scelta non si fermi, non venga bloccata da scuse, da situazioni varie. Innanzitutto, come posso iniziare ad allenarmi? La prima cosa che dobbiamo fare è, dal momento che cambiamo il nostro stile di vita, creiamo qualche situazione di affaticamento e magari veniamo da un periodo molto lungo di inattività, bene, la prima cosa è consultare il proprio medico, un medico di fiducia, il medico di famiglia, va benissimo, assolutamente, e valutare con lui, già con lui, anche magari che cosa fare. Ci può dare sicuramente delle indicazioni utili in base alla nostra situazione hic et nunc, quindi alla nostra situazione attuale di salute, se siamo sovrappeso, se siamo sottopeso, se abbiamo problemi, dolori alla schiena, alla cervicale, al collo, alle spalle, se abbiamo poca forza, poco equilibrio, poca coordinazione. Ci darà già lui delle indicazioni utili per capire un attimino che cosa fare, come fare il tutto. Inoltre, quindi se lo vogliamo fare, diciamo, per quanto possibile, vogliamo provare a fare del movimento anche semplice per conto nostro, il medico è sicuramente un primo interlocutore fondamentale. È un interlocutore, diciamo, obbligatorio, ma anche, diciamo, giusto dal punto di vista della sicurezza, perché se decidessi di iscrivermi in una palestra, in un centro fitness, come ben sappiamo è obbligatorio il certificato medico di attività sportiva non agonistica accompagnato da un elettrocardiogramma. Sinceramente è il minimo, diciamo, sindacale per poter lavorare in modo tranquillo, quindi consiglio comunque di farlo anche se decidete di fare dell'allenamento non in palestra, anche perché quindi non siete neanche sotto controllo, controllati da un istruttore e tutto, quindi sicuramente molto meglio. La visita
più adatta a chi fa attività motoria e magari gradualmente va a fare dell'attività motoria anche sempre un pochino più intensa, è comunque la visita medica sportiva agonistica. Anche se non siamo agonisti, veramente spendere qualche euro in più per la sicurezza, per fare una prova sotto sforzo, una spirometria e tutto, sicuramente è qualcosa di utile. Quindi il primo step è questo, è vero, sembra una grossa barriera, in realtà è un qualcosa di semplice che oltretutto ci darà già delle indicazioni. Quindi mi raccomando, prima cosa, consultate il vostro medico. Secondo elemento, terzo elemento, sono indeciso se parlare prima di uno o prima dell'altro, ma andrei su qualcosa di più leggero che vi sproni a fare attività, è sicuramente scegliete un'attività o provate a indirizzarvi verso un'attività che vi interessa, che vi piace, che vi incuriosisce, che magari avete già provato, avete visto e vi risulta facile, non un ostacolo così insormontabile, enorme, quindi magari certe attività troppo intense o con difficoltà coordinative o dal punto di vista appunto condizionale, quindi richiedono molta forza, resistenza, velocità, meglio magari non partire con quelle, ok? Partiamo con qualcosa che ci risulta facile, ma troviamo anche delle attività motorie addirittura ludiche, ma andando a vedere magari le attività che ci sono in palestra, possiamo vedere attività come la zumba, il reggaeton musicali, sicuramente sono attività molto divertenti a chi piace logicamente questo tipo di attività, perché ci sono persone a cui piace sollevare pesi, ma dal momento che noi dobbiamo cominciare da zero e non abbiamo una certa forza e soprattutto non abbiamo resistenza, sicuramente questo tipo di attività di tipo, chiamiamola aerobico, è sicuramente un'attività che può essere utile per cominciare, perché è facile. Sono attività a corpo libero, anche della ginnastica posturale, va benissimo, i corsi di gruppo, ecco un altro elemento importante, allenarsi in gruppo, sia che lo facciate in palestra, sia che lo facciate invece all'aperto o da voi in casa, ecco magari allenatevi con un amico, se possibile, logicamente adesso ci sono delle restrizioni, un po' sì, un po' no, ora non ci sono più, prima non si poteva, allenatevi anche online, seguite magari dei video, ecco, se dovete seguire dei video e i video hanno una durata abbastanza corposa, non necessariamente dovete seguirli tutti, avete la possibilità di prendere col telecomando e spegnere, fermarvi quando magari risulta eccessivamente intenso, perché comunque siete in casa, magari siete anche da soli e non bisogna eccedere. Io parto sempre dal presupposto, cominciamo da zero, quindi mi raccomando, piccoli passi, non strafate ai primi allenamenti, non solo al primo, ma anche al secondo, il terzo, il quarto. Diciamo che dopo 2 o 3 mesi di attività continua, in media, più o meno senza andare a essere andare troppo nello specifico, allora vuol dire che stiamo cominciando veramente a cambiare il nostro stile di vita e ci stiamo abituando all'allenamento. Quindi sicuramente allenarsi in gruppo, attività di gruppo possono essere più coinvolgenti, il fatto che siano coinvolgenti ci stimolerà a proseguire, faremo anche gruppo, se dopo un allenamento ci fermiamo, andiamo a prendere un caffè insieme, siamo in casa, abbiamo la nostra bella macchinetta del caffè o la nostra moka, oppure siamo in palestra, ci fermiamo anche al bar della palestra, benissimo, perché comunque che sia il caffè, che non esagerate con la caffeina, ok, però che sia caffè, che sia un succo di frutta, che sia dell'acqua, assolutamente è importante. Una cosa importante, durante tutti gli allenamenti tenetevi dell'acqua appresso, quindi che siate in casa, che siate in palestra, tenetevi sempre una bottiglietta d'acqua, perché è fondamentale, il nostro corpo senza la giusta quantità d'acqua purtroppo non funziona bene.
Quindi allenamenti di gruppo ci sono, ho parlato di quelli di aerobica, ma ci sono quelli di funzionale, di posturale, quindi un po' più leggeri, per chi ha dolori articolari, è per quello che serve essere indirizzati anche da un medico inizialmente. Se andate in palestra dovrete trovare comunque, dovreste trovare assolutamente dei professionisti capaci di indicarvi la miglior scelta per voi. La miglior scelta per voi è farvi capire perché, magari anche con più tempo, e hanno magari competenze più specifiche nel settore, conoscono chi oltretutto fa quelle attività in quel determinato centro, in modo da indicarvi nel modo migliore possibile l'attività più adatta a voi. Potrebbe essere anche l'acqua gym, potrebbe essere il nuoto libero, potreste anche dire: ma io voglio migliorare subito la forza, ok, l'attività funzionale, o anche l'allenamento in sala pesi con una scheda da seguire, mi raccomando, in modo corretto. Quindi se la scheda dice che ci sono da fare gli addominali a fine allenamento, non devo trovare la scusa di non farli perché magari sono un attimo in ritardo, ma in realtà la scusa è perché non mi piace magari farli. Quindi è importante far sì che ci sia un allenamento equilibrato, un allenamento che sia adatto alle mie caratteristiche. Se vi fate seguire online, servizio che facciamo anche noi, potete tranquillamente consultarci e chiedere informazioni sulla scheda d'allenamento. Se siete in palestra dovete chiedere come si svolge un esercizio. Se avete dubbi, assolutamente chiedere sempre, perché comunque l'istruttore è lì, altrimenti tanto vale allenatevi da soli, allenatevi al parco, allenatevi a casa. Quindi è importante essere comunque seguiti da un professionista. Che il professionista sia solo per voi, quindi in modalità personal trainer, sicuramente vi consentirà di avere dei risultati migliori, ma soprattutto poter eseguire gli esercizi nel modo più corretto possibile, perché una delle caratteristiche del personal trainer è quella, ok? Dall'altra parte, anche in un allenamento di gruppo, l'istruttore vi deve vedere, ok? Se fate un esercizio sbagliato e tutto, e poi vi dedicherà anche solo un poco tempo, ma ve lo dedicherà per correggervi, cosa fondamentale, magari in modo tale che nelle prossime sessioni di allenamento non sbagliate più, vi dà qualche dritta, qualche indicazione utile per questo. Altri elementi importanti, ecco, in casa, in palestra, all'aperto. Certo che se vi dovete allenare in casa, ecco, una indicazione veramente importante è questa. Ci sono tantissimi attrezzi che vengono venduti per l'home fitness. Quali scegliere? Ecco, sicuramente in base al tipo di attività che si vuole fare si andrà a scegliere un tipo di attrezzo. Un tappetino è proprio alla base di tutto, quindi con dei costi veramente contenuti dai 10 euro, a volte anche meno, ai 15, 20 euro, 30 euro i più bei tappetini sicuramente, ma il mio consiglio è questo: scegliete un attrezzo che vi piace. Se vi piace correre, sicuramente andrà bene un tapis-roulant motorizzato, ha il suo costo, ma se sarà la cosa che vi piacerà fare, che diciamo dove vi indirizzate, vi indirizza il medico, vi indirizza il professionista e tutto, sicuramente quel tipo di tapis-roulant è quello adatto, anche se potrebbe andare bene anche solo la camminata per alcune persone, quindi anche un magnetico con una spesa ridotta, con una superficie ridotta, vanno bene. Attrezzi che fanno fare solo però un movimento, non movimenti ciclici come il tapis-roulant, come la cyclette, come la bike da spinning, ok? Ma attrezzi, diciamo, di potenziamento muscolare molto monotematici, sicuramente quelli non vanno bene. Non vanno bene perché sono poi noiosi. Sicuramente potreste vedere
diciamo delle pubblicità su determinati attrezzi, e questi attrezzi però vengono mostrati per alcune ripetizioni. Ecco, immaginiamo di fare quelle ripetizioni per 15, 20, 25, 30 minuti. Risulta un pochino noioso, quindi attrezzi multifunzionali certamente occupano spazio, ma una cosa molto più semplice potrebbe essere due pesetti con un costo veramente ridotto, riusciamo a veramente a fare tantissimi esercizi, tantissimi tipi di attività e di corsi. Ok, se dovete allenarvi in casa, vi allenate all'aperto, sono anche facili da trasportare, così come gli elastici. In descrizione qui sotto nel video troverete comunque dei link di alcuni attrezzi che ho scelto, dalla bike da spinning alla palla ginnica, alla gimbal, ok? Non ho messo alcuni attrezzi, li aggiungerò, i Bosu, ci sono tantissimi attrezzi che vengono utilizzati dal corso, dai pesetti della Zumba Tonic fino al CrossFit, ok? Quindi non voglio mischiare le due attività, che sia chiaro, sono due attività completamente differenti, però alcuni attrezzi come gli elastici, che siano loop band o alcuni attrezzi come i manubri, vanno bene veramente per tantissime attività. Quindi mi raccomando, se dovete scegliere di allenarvi per conto proprio, seguiti a casa da un personal trainer, seguiti online oppure seguiti al parco, ecco, personal trainer che abbia giustamente delle competenze, ma allo stesso tempo le attrezzature, scegliete quegli attrezzi che possano essere utilizzati con più esercizi differenti, in modo che siano meno monotoni e non abbandoniate, scusate, l'attività e non risulti troppo noiosa, perché poi si sa benissimo che fine fanno quegli attrezzi. Dal centro della nostra zona dove ci alleniamo vengono spostati, dirottati in una zona un pochino più marginale della stanza, ad esempio, sempre più marginale, diventano attaccapanni fino a finire in veranda, in mansarda, in cantina e abbandonati. Quindi mi raccomando, quando succede questo purtroppo è perché abbiamo smesso di fare attività e abbiamo scelto qualcosa che non serviva, oltre a essere stata una spesa inutile, è anche sicuramente uno dei modi per smettere di fare attività. Quindi se vi allenate in casa, scegliete un attrezzo che vi permetta di fare più esercizi, che vada bene per più attività. Okay? Se vi allenate in palestra non c'è assolutamente bisogno di comprarvi nessun attrezzo, scegliete la palestra che sia magari la più comoda, la più vicina, ma prendete anche in considerazione la palestra più professionale, la palestra dove siete seguiti meglio, dove vi sentite meglio, vi sentite più a casa vostra, diciamo in un certo senso. Perché purtroppo, ecco, metto un limite della casa, è che in casa magari non riusciamo a staccare completamente. Quindi ci sono i pro e i contro di allenarsi in casa e allenarsi in palestra. Allenarsi in casa ci consente, i vantaggi quali sono? Che ho tutto già volendo pronto, non devo spostarmi, non devo trovare un parcheggio eventualmente, non ho del tempo morto tra l'inizio dell'allenamento prima dell'allenamento e dopo l'allenamento. Quindi diciamo che l'allenamento in casa è prendo, attacco, magari sono seguito online da un istruttore, mi collego alla stanza e faccio il mio bel allenamento, finisco e sono già in casa, mi faccio la doccia in casa tranquillamente e ho veramente ridotto, se ho problemi di tempo, tantissimo tempo. Dall'altra parte però in casa c'è il problema che abbiamo sempre magari qualcosa da fare, troviamo sporco da una parte, troviamo in disordine da una parte o dall'altra e quindi ci sono tanti elementi che possono distrarci. Quindi prendete in considerazione anche questo fattore molto molto importante. L'allenamento in palestra invece non possiamo essere distratti, sì, volendo ci si distrae ovunque, anche in palestra, basta trovare la scusa di parlare con qualcuno per più tempo e di conseguenza con l'amico e tutto, di conseguenza l'allenamento
scusate il termine, non va a buon fine, preferisco non usare altri termini. Ok, quindi non andando a buon fine l'allenamento, e a quel punto non mi sono allenato. Se a metà allenamento smetto e comincio a parlare per 10 minuti, a quel punto non vale la pena allenarsi. È un punto di ritrovo sicuramente, mi muovo sicuramente, ma non è un allenamento che mi creerà quei miglioramenti al mio organismo. Dall'altra parte però siamo in un ambiente dedicato proprio all'attività fisica, con la possibilità di essere seguiti in modo corretto dall'istruttore, e quindi sicuramente una delle soluzioni migliori per chi desidera cominciare ad allenarsi. Mi sembra di aver detto tutto. Se avete delle domande, mi raccomando, scrivetele nei commenti del video. Sotto nel video trovate i nostri riferimenti se volete delle consulenze specifiche. Se desiderate acquistare degli attrezzi, trovate lì dei link, ma chiedete anche pure delle informazioni sempre nei commenti. Siamo qui per rispondere a voi. Abbiamo fatto anche delle recensioni su alcuni attrezzi, trovate anche i link di queste recensioni e trovate il link anche del primo video live che è stato fatto. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima live, prossima settimana. Non so ancora dirvi il giorno, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, che così andiamo vi aggiorna direttamente YouTube, che è molto pratico in questo. Grazie mille, buona giornata e buon allenamento a tutti. Ciao!